Con Cristiano Luzzago si torna in Inghilterra, con la prima di 2 puntate dedicate al mondo Austin Healey. Cari amici, in questa puntata di Gentleman Driver parleremo delle Austin Healey. Quasi tutti conoscono il marchio Austin Healey, ma non molti sanno da che cosa deriva. Donald Healey, il fondatore della Healey Corporation, fu un pilota, un costruttore, un tecnico, un ingegnere nel campo automobilistico e fu impegnato con marchi importanti, quali ad esempio anche la Nash Healey, che da lui prendeva il nome, e fu impegnato con Triumph e anche con altre attività, con Riley ed altre marche, finché decise di costruire un'automobile propria. Donald Healey, grazie a tutta la sua esperienza nel campo motoristico, riuscì ad aggregare delle eccellenze nel campo della produzione telaistica, di carrozzerie e di parti meccaniche e arrivò a costruire un primo prototipo. Questo primo prototipo, che fu allestito con il motore e il cambio della Austin 90, fu poi presentato al salone e fu talmente gradito che la Austin, meglio detta Austin come si pronuncia in inglese, decise di unire i due marchi e quindi nacque a tutti gli effetti la Austin Healey, che al salone fu invece presentata soltanto come Healey. I primi disegni del prototipo subivano molto l'influenza del design anche della Nash Healey, infatti confrontandoli con i prototipi della Nash Healey si vedono delle linee dei parafanghi posteriori molto diverse da quelle che vedete attualmente su questo modello e che poi prima della produzione definitiva furono completamente ridisegnati, furono tolte le pinne. Il prototipo era praticamente molto simile alla vettura qui presente, cambiavano l'altezza dei fanali che erano più bassi e che erano anche più pronunciati e furono modificati portando la vettura allo stato attuale perché la normativa vigente al momento dava delle disposizioni per l'altezza dei proiettori alla quale dovettero conformarsi. Come la maggior parte delle vetture sportive del tempo, era molto importante che oltre ad un iniziale apprezzamento del pubblico quando venivano esposte nei saloni dell'automobile, ci fosse anche immediatamente una forte ripercussione giornalistica per gli eventi sportivi ai quali avrebbero potuto competere e possibilmente vincere. Quindi, sulla base di questo modello, Donald Healey produsse una serie di vetture, le cosiddette serie M per Le Mans o S per Sebring, che parteciparono a varie manifestazioni con ottimi risultati. Il successo di questa vettura fu dovuto al fatto anche che la motorizzazione di 2600 cm3 su un 4 cilindri dava un'ottima coppia e sviluppava una discreta potenza per una vettura così leggera, essendo una motorizzazione che partiva precedentemente da una vettura di tutt'altra mole e dimensione. Come detto, il gruppo motore e cambio derivavano da quelli dell'Austin A90, però si trovarono delle difficoltà tecniche ad utilizzare questo propulsore e questa trasmissione, perché la 90 era una vettura molto pesante che aveva bisogno di una prima molto corta, mentre su questa vettura una prima così corta era del tutto scomoda e inadeguata. Quindi tutti sanno che la BN1 era dotata di un cambio a 3 marce, ma pochi sanno che in realtà il cambio era a 4 marce e che la prima veniva inibita con un fermo. Il cambio derivato dalla berlina aveva dei rapporti troppo corti per questa vettura sportiva e quindi fu adottata l'applicazione di un overdrive che consentiva di diminuire i giri motore e di conseguenza di aumentare la velocità della vettura. Il modello che stiamo presentando oggi è una BN1, quindi la prima serie col cambio a 3 rapporti, come abbiamo detto. Nel modello BN2, che era pressoché identico, fu introdotto invece il cambio con i 4 rapporti e naturalmente, essendo un tipo di trasmissione completamente nuova, varia anche il gruppo leva del cambio sul tunnel. La 104 o 104, che è questo modello, si chiama così perché il 4 è riferito
ai 4 cilindri della motorizzazione e il 100 perché la vettura superava comunque le 100 miglia orarie. Nei modelli successivi infatti verrà introdotta la 106 cilindri che si chiamerà 106. La 104 era un modello sportivo e molto spartano, infatti tutto è portato all'essenziale. La strumentazione, il cruscotto, i sedili, perfino la capote inizialmente non era stata pensata e solo in seguito, quasi in modo fortunoso, era stata progettata e applicata, ma il montaggio e lo smontaggio richiedono la presenza di almeno 2 persone. Questo a dimostrazione che si tratta di una vettura nata concettualmente per gli sportivi. Nelle serie successive poi vedremo che tante particolarità che su questa macchina sono ancora un po' primitive verranno migliorate per poterla adeguare agli standard qualitativi anche di utenti che vogliono fare della vettura un uso più quotidiano e più di vettura gran turismo che non prettamente un'auto sportiva. Il frontale dell'Austin Healey 100 è molto personale e questa mascherina trapezoidale è veramente unica nel suo genere e distingue questi modelli da tutte le altre Austin Healey che le hanno seguite. Infatti le mascherine dei modelli seguenti saranno tutte di forma ovale, con griglie realizzate in modo diverso, le prime orizzontali e le ultime sulle Mark III torneranno ad essere verticali come nella 104. Questa vettura è nella configurazione standard d'origine, infatti il cofano piano senza allettature fa capire che si tratta del modello normale con 94 cavalli. In seguito, dopo le competizioni alle Mans, fu introdotto un cofano con una forte allettatura che consentiva un miglior deflusso dell'aria calda dal vano motore. Il kit Le Mans comprendeva anche numerose modifiche come una presa d'aria per i carburatori, pistoni con una profilatura diversa, una guarnizione della testa con le finiture in acciaio per maggior resistenza e tante altre piccole modifiche che non sto a elencare, che servivano appunto per rendere la macchina più sportiva, più potente e più competitiva. Questo kit veniva fornito sia sulle macchine che venivano consegnate direttamente dalla fabbrica, sia dai concessionari in una specie di, chiamiamolo, aftermarket, e quindi consentiva la trasformazione di vetture nate standard in vetture con kit Le Mans. Una delle prime caratteristiche che Donald Healey volle sul prototipo e sulle versioni definitive della 100 fu proprio il parabrezza reclinabile. Questo consentiva una maggiore aerodinamicità alla vettura e soprattutto faceva capire al pubblico immediatamente che si trattava di una vettura dedicata a veri sportivi che volevano cimentarsi in competizioni e non soltanto andare a passeggio.